Ciao a tutti, bentornati su Going Expat. Oggi abbiamo un nuovo appuntamento con Moving To e questa volta ci spostiamo in Francia. Ci spostiamo in Francia e ci spostiamo insieme a Chiara, che qualcuno conosce già magari sui canali social o sul blog come Chiara in Progress. Infatti Chiara è un'italiana che è espatriata in Francia, esattamente a Parigi un po' di tempo fa, e racconta della sua esperienza anche su quelli che sono i social. Ciao Chiara, grazie per essere qui. Ciao, ciao, grazie a te. Io non voglio dilungarmi troppo sull'introduzione perché preferisco che sia tu a dirci chi sei e che cos'è Chiara in Progress. Allora, in realtà hai già introdotto perfettamente. Allora, prima di tutto, Chiara in Progress è un progetto nato per raccontare la mia vita all'estero, ma non solo, anche le mie passioni per i viaggi, i vari interessi che coltivo in Francia, perché a Parigi non si lavora solamente. In realtà, già da diversi anni io collaboro con vari blog di musica, di espatrio, eccetera. Semplicemente questa idea è nata durante il primo lockdown, quello lunghissimo del 2020, in cui il tempo libero c'era, tutti ne abbiamo avuto per forza di cose. Avevo comunque desiderio da un po' di tempo di creare qualcosa di mio e così piano piano poi è nato Chiara in Progress e pian piano mi sono date soddisfazioni perché anche grazie alle pagine Instagram, Facebook associate al blog, la community sta crescendo, sempre più persone leggono i miei articoli, si interessano alle mie attività, quindi comunque è uno spazio interessante per uscire un po' alla routine e anche per scambiare opinioni su varie vicissitudini della vita da expat con altre persone. Questa è la cosa più interessante, proprio avere uno scambio reciproco reale con le persone della community. Esatto, infatti è così che noi ci siamo anche incontrate su Instagram proprio per questo scambio. Lascerò in descrizione chiaramente i link sia al tuo blog che alla tua pagina Instagram, in modo che insomma chiunque voglia possa curiosare e non perdetevi chiaramente gli articoli, ma anche il lunedì Expat e il venerdì Travel in particolare Così. sull'account Instagram, che sono sempre spunti molto interessanti. Bene, però oggi siamo qui per parlare dello specifico di quella che è l'esperienza expat da un punto di vista pratico. Quindi tu ti sei trasferita in Francia 8 anni fa, giusto? Esattamente. Ovviamente, come in tutti i video che registriamo su questo tema, è tutto basato sull'esperienza personale della persona che ci racconta. Io metterò in descrizione i link dei siti ufficiali in modo che ognuno possa fare poi riferimento a quella che è la propria situazione attuale nel caso in cui volesse informarsi su cosa fare per spostarsi in Francia. Ma accenniamo un po' quelli che sono le procedure standard. Quindi io direi, Chiara, cominciamo subito dal primo step che immagino sia registrarsi una volta arrivati. Esatto. Allora, se si è cittadini europei, diciamo che ufficialmente la registrazione non è necessaria, perché si può Mm, fare tutto con il passaporto, con la carta d'identità, semplicemente alcune volte dovranno giusto decifrare un po' i documenti, tradurli per capire la provenienza. Ma ciò che però è molto importante è che possiamo definire, tra virgolette, registrarsi in Francia e immediatamente sottoscrivere all'assicurazione sanitaria, che è ok. un'obbligatoria, però comunque importantissima perché il numero di Sécurité Sociale è un po' un passepartout per qualsiasi procedura amministrativa che riguarda la salute, quindi non è soltanto un numero di assicurazione sanitaria nudo e crudo, ma serve Mhm. come dicevo prima, come passepartout a varie procedure. La procedura è abbastanza, può essere abbastanza lunga, può richiedere da un paio di mesi come a anche 6-7 mesi. Ah, Quello che consiglio di fare comunque, sapendo che i tempi possono essere molto lunghi, così come anche i vari documenti da riempire, questo è uno mhm. step che deve essere fatto abbastanza rapidamente, appena si sa che si sarà in Francia per almeno un anno. Avere pazienza soprattutto, questa è una cosa molto importante e di conseguenza man mano che tutte le carte diventeranno ufficiali, darsi automaticamente il benvenuto nella società francese, perché l'integrazione parte anche un po' da qui, dai documenti, l'assicurazione sanitaria e poi da tutto il resto.
Ok, la procedura si fa online, bisogna prendere degli appuntamenti in diversi uffici, visto che comunque dura anche tanto, immagino ci siano più passaggi e più uffici forse ai quali fare riferimento. Allora, se le regole non sono cambiate Ah, negli ultimi 8 anni, la procedura è sempre cartacea. Quindi bisogna ok. andare all'ufficio dedicato che si Mhm. chiama Caisse d'Assurance Maladie, con tutta una serie di fotocopie, di documento di identità, buste paga, contratto di lavoro, anche eventualmente un qualcosa che certifichi la tua residenza in Francia, attestato di nascita, eccetera, perché una volta consegnati quei documenti, poi potranno dare un numero provvisorio di assurance Mhm. maladie e in seguito quello ufficiale. Definitivo. In ogni Mhm. caso, su questo argomento, che è sempre abbastanza spinoso, specialmente degli expat, ho anche dedicato un articolo intero sul mio blog, perché mi sono ritrovata in quella situazione dicendo ho cercato in lungo e largo su internet come fare, avrei avuto bisogno di una guida al momento del mio espatrio, quindi mi sono messa un po' nei panni degli altri e ho voluto proporre questo piccolo aiuto, scrivendo anche altri articoli come questo di ordine molto pratico, insomma. Sì, 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 mi ricordo che anch'io nel mio blog ho dedicato un articolo alle assicurazioni sanitarie, un po' più in generale su vari paesi. Per la Francia, infatti, non appena ho visto il tuo, ti ho subito chiesto, Mi posso? ricordo. Avevo avuto un pochino di difficoltà a capire e infatti ho fatto il riferimento al tuo articolo proprio per questo motivo. Quindi, insomma, armarsi di santa pazienza, cominciare subito se si sa già che si vuole rimanere almeno un anno, con Sì. che sono tutte le procedure. L'assicurazione sanitaria, come dicevamo, non è soltanto fine a se stessa, ma è proprio una sorta di codice identificativo di quella che è comunque la tua situazione. Sì, esattamente. Per quanto riguarda l'assicurazione sanitaria, è pubblica o è privata? No, è pubblica È ed pubblica. è Non si paga assolutamente niente? gratuita. Si paga soltanto al massimo la lettera con qualche documento da inviare, per il resto non si paga nulla. Ok. Eventualmente si può sottoscrivere ad un'assicurazione privata complementare, assolutamente non obbligatoria, che ha dei costi variabili tra i 20 e i 100 euro mensili, ti permettono di avere dei rimborsi molto consistenti sulle spese sanitarie, che non Ok. sono tra quelle che non sono completamente rimborsate da assicurazioni di base. Quindi, in base alle proprie necessità, se si sa che bisogna affrontare particolari cure, o sia spesso al dentista, o sia spesso dall'oculista, per esempio, in quel caso sarà necessaria un'assicurazione complementare, Mhm. che specifico si chiama mutuelle, un po' più consistente a livello di costi. Però sapendo che poi molto spesso i rimborsi sono anche più consistenti rispetto a quello che spende mensilmente, a quel punto conviene perché si fa il sacrificio della spesa, ma poi il rimborso è notevole e conveniente soprattutto. Ok. E invece dicevi che la registrazione della residenza non è obbligatoria, puoi anche non averla. Per quanto riguarda la residenza, allora in realtà se si parla puramente del caso degli italiani, è sempre consigliata la registrazione all'anagrafe, al registro anagrafe degli italiani residenti all'estero, quindi All'AIRE, l'AIRE, sì. Mhm. perché comunque ti permette di non avere problemi fiscali di nessun tipo, perché risulti residente all'estero e non in Italia, e poi soprattutto è possibile votare, perché altrimenti chi decide di non cambiare la residenza dopo tanti anni all'estero, ogni volta che vorrà votare sarà sempre obbligato a tornare a casa, a tornare in Italia, mentre invece, essendo iscritti all'AIRE, tanti documenti potranno essere fatti tramite il consolato e cose importantissime si potrà votare sempre tramite questo. Esatto. E anche per i documenti, qualora i propri documenti siano in scadenza, se si è iscritti comunque all'anagrafe del proprio paese all'estero, diciamo, si ha poi la possibilità di andare semplicemente in ambasciata o in consolato e avere la carta d'identità e il passaporto rinnovati senza bisogno di tornare in Italia come nel Sì. nostro caso. Certo, anche lì le tempistiche non saranno certo fortissime perché la domanda è tanta, però sapendolo si evita di spendere soldi a un biglietto aereo per rifare il passaporto. Assolutamente sì, c'è una bella differenza, esatto. Per quanto riguarda, per esempio, l'apertura del conto corrente, eccetera, è necessario qualcosa in particolare? È suggerito il conto corrente francese per lavorare in Francia
o i datori di lavoro sono indifferenti? Ma secondo la mia esperienza è comunque consigliato. Adesso non so dirti se è obbligatorio, però in ogni Mhm. caso molto spesso, visto che il conto corrente serve anche per il pagamento delle bollette, per tanti Mm. prelievi automatici, per esempio della bolletta del telefono o dell'abbonamento per il telefono cellulare, eccetera, è comunque sempre utile avere un conto francese. E anche per quanto riguarda gli aiuti dallo Stato, perché una cosa importante che non ho menzionato è che in alcune condizioni lo Stato francese fornisce anche aiuti economici a Mm. tutti i cittadini, tutti i rimborsi vengono sempre effettuati su un conto francese, anche i rimborsi sanitari, quindi non mi risulta sia necessariamente obbligatorio, però è come se lo fosse. Dopo aver trovato lavoro, la seconda cosa da fare è prendere sicuramente il conto in banca. Beh, parliamo di quelli che sono un po' i costi. Ora, è ovvio che la Francia è grande, quindi avere un'idea precisa di quanto sono i costi della vita in tutta la Francia è impossibile. Parliamo di Parigi, dove tu vivi, e poi comunque probabilmente anche una delle città più care, quindi sopra quello forse non si può andare. È cara. Per avere un'idea di quanto può essere il costo della vita, in media, gli affitti, per esempio per un appartamento con una camera da letto, quanto viene richiesto? Allora, se si parte da soli e quindi si punta al monolocale, allora in base alle zone di Parigi e anche in base all'espansione del monolocale, il prezzo può variare, diciamo, tra i 600 e anche i 1000 euro. Tutto Ok. dipende anche molto dai quartieri. Poi ci sono anche delle stanze, perché pure delle case sono delle stanze che costano Certo. 500 euro, ma tante volte sono veramente degli angoli di 10 metri quadri con Mhm. i servizi igienici addirittura esterni all'appartamento, quindi bisogna anche valutare un attimo che tipo di standard si vogliono avere. No, Certo. devo dire, Parigi può essere un'ottima soluzione per le coppie perché anche se comunque mediamente i affitti sono molto alti, sicuramente in due si risparmia. Di conseguenza si Assolutamente può sì. anche affittare una casa di 40-50 metri quadri spendendo per esempio 600-700 euro a testa, che per chi lavora resta comunque un prezzo abbastanza onesto. Certo, se poi chiaramente lo stipendio è abbastanza rapportato a quello che è il costo della vita, è un prezzo decisamente onesto. Sì, sì, dipende dai settori purtroppo, perché tutta la Francia ritengo sia abbastanza costosa. Per quanto riguarda il potere d'acquisto, poi purtroppo dipende da dove si lavora, se nel pubblico, se nel privato, se si è Chiaro. dirigente o impiegato. Ogni tanto dico che dovrebbero alzare forse un po' gli stipendi, però ovviamente tutto dipende dal PIL e da tanti piccoli ingranaggi interni che noi non possiamo decidere autonomamente. È che non cambiano dall'oggi al domani comunque. Esattamente, anche È difficile comunque trovare un appartamento, un monolocale, insomma quello che sia disponibile, perché per esempio qui in Olanda, ma quando parlavo anche con Dario per quanto riguarda l'Irlanda, ci siamo resi conto che più si va avanti col tempo, più abbiamo difficoltà a trovare un posto dove andare a vivere perché ci sono troppe persone e poche case. Parigi è anche così o c'è un pochino più di tranquillità? no, Parigi è esattamente così, anche perché per poter affittare una casa i parametri di valutazione del proprietario sono moltissimi. Mm, Allora, generalmente può essere facile per gli studenti perché sono i genitori a fare da garante, ma chi per esempio, come me, ha un contratto a tempo determinato mhm. o diciamo uno stipendio anche medio-alto, però il fatto che non abbia un posto fisso non può assicurare un pagamento costante dell'affitto, quello può essere un parametro di esclusione. In realtà chi guadagna molto molto bene, che sia una coppia, una persona da sola, e abbia un contratto a tempo indeterminato, quello è già un parametro proprio per facilitare la ricerca e poi la firma di un contratto di affitto. Dico Ok. sempre che è una giungla perché come in Olanda appunto la richiesta è tanta, le case anche se non sembra sono troppo poche, c'è Mhm. tanta competizione e noi diventiamo sempre più esigenti perché potremmo accontentarci di una casa qualunque giusto per essere sicuri di trovarla, ma poi è ovvio che con il corso degli anni, quando si cresce, anche gli standard cambiano. D'accordo. Abbiamo accennato il discorso del lavoro e mi collego più che altro al discorso del lavoro col discorso della lingua, perché credo sia una risposta abbastanza ovvia, ma comunque lo ribadiamo. Quanto è importante imparare
il francese o arrivare già con una buona conoscenza del francese, sia per la vita lavorativa che per la vita sociale comunque, anche in una città come Parigi. Allora, non mi stancherò mai di ripeterlo, è importante al 200%. Sì, perché con l'inglese, ecco, magari si sopravvive ai primi tempi, però la Francia non è una nazione in cui le persone sono eccellenti a livello di inglese, non sono paesi come l'Olanda. Qui c'è una grossa difficoltà con le lingue, forse anche perché il paese è abbastanza patriottico di suo, quindi il francese va imparato, perché se magari in una grande multinazionale si deve prevalere l'inglese come lingua di lavoro, in tutto il resto, se non si parla il francese, si finisce per essere automaticamente esclusi dalla cultura delle amicizie, dal contesto, sarà come sempre vivere in una bolla expat e questo, anche se da una parte è bello, risulta anche sgradevole perché non ci si sente poi mai pienamente integrati Certo. nella società se non si parla almeno un po' di francese. Certo. E poi immagino che anche dal punto di vista burocratico è tutto comunque sia tutto in francese e quindi c'è la necessità anche di impararlo. Sì, sì, tutte le carte sono in francese, anche la dichiarazione dei redditi è in francese, alcuni siti non sono neanche tradotti in altre lingue. Diciamo che la parte burocratica corrisponde anche qui allo stesso e anche qui è tutto in olandese, non si può fare ecco, la dichiarazione dei redditi in inglese. E poi diciamo Chiaramente. nel contrario, diciamo nel contrario nel senso che ho sempre sentito dire, ma in Olanda non è necessario imparare l'olandese, parlano tutti l'inglese, sì, sì, però c'è sempre un Vero, però. nel senso che quasi tutti parlano inglese, soprattutto nelle città più grandi, però per quella che è la parte burocratica è sempre tutto in olandese. C'è la facilità di trovare chi te lo spiega in inglese, questo sì. Francia non è così Lavoro più evidente. facilmente. La lingua locale è sempre importante, ma noi siamo sulla stessa linea d'onda su questo. Quindi, insomma, il francese è assolutamente importante per trovare anche lavoro, per gestire, essere indipendenti nella vita e anche per comunque crearti una vera e propria vita sociale e non vivere in una bolla, come dicevi prima. E se esistono, per esempio, corsi organizzati anche gratuiti o comunque a basso costo dalle università, dalle scuole, magari ci sono delle aziende che danno delle possibilità di imparare la lingua più facilmente. Sì, alcune aziende sicuramente propongono come attività, definirei extracurriculare, anche i corsi di lingua e in particolare i corsi di francese. In Ok, alcuni casi, se sono a pagamento, sono pagati anche dall'azienda, ottimo. specialmente per chi è appena arrivato in Francia. In altri casi poi ci sono dei corsi anche organizzati dal municipio di Parigi o anche dall'Alliance Française, un'altra associazione, che sono a dei costi contenuti, che sono comunque fatti con insegnanti madrelingua e che possono comunque permettere di avere anche una continuità nello studio. Perché ovviamente usare la lingua nel quotidiano è sicuramente il modo migliore per impararla, però dal momento che comunque la grammatica, l'ortografia, la fonetica francese è molto complessa, avere comunque una base scolastica è sempre utile per parlare la Ottimo. lingua in maniera pulita, come dico spesso. Benissimo, Chiara. Allora, abbiamo dato un po' le informazioni generali importanti per quello che riguarda muovere i primi passi nel caso in cui ci si trasferisse in Francia e in particolar modo a Parigi. Non so se hai qualche altro consiglio che vuoi dare prima di chiudere. Penso di aver detto tutto, semplicemente buttatevi. Volete espatriare? Fatelo. Ok, giusto. Consiglio a chiunque ascolti questo video di andare a fare due clic sul blog e sull'account Instagram di Chiara. Se avete delle domande, siamo sempre disponibili, potete commentarlo appunto sotto questo video o eventualmente ai contatti diretti che trovate nella descrizione di entrambe. Grazie a tutti e grazie. Alla prossima. Ciao! Grazie. Ciao.